Ciao da Luci, il progetto che andiamo a realizzare oggi è la maglia fucsia. Vi dico subito che cosa servirà per creare la nostra maglia. Io ho utilizzato 450 grammi di questo bellissimo filato distribuito da Merceria Italia Artisan, che è di lana gatto e si chiama Calicò. Vi dico che il colore che ho utilizzato io è il 12549 e vi dico anche le caratteristiche del filato. Ogni gomitolo è da 50 grammi per 113 metri. Io l'ho lavorato con l'uncinetto numero 4 e ogni gomitolo è composto così: 50% lana merino e 50% acrilico, quindi una bellissima composizione. Quindi, come già detto, ho utilizzato un uncinetto numero 4, un ago tirafettuccia o ago da lana, un paio di forbici e il metro mi servirà per darvi tutte le misure della mia maglia già realizzata. Andiamo quindi a vedere la maglia e le sue caratteristiche. Ecco qui la fucsia, io l'ho chiamata fucsia, ma in realtà è un bellissimo ciclamino. La particolarità di questa maglia è data proprio dal fatto che ricrea un po' quei maglioncini che si facevano negli anni 80. Infatti mia mamma mi faceva sempre questi maglioncini con raglan molto evidente, con la manica lavorata ed le parti anteriore e posteriore lisce. Vedete, il fatto che ci sia questa differenza di lavorazione rende il raglan molto molto evidente e a me piace veramente tantissimo. Il punto che ho utilizzato per la manica è veramente un punto molto bello. Vi devo dire però l'unica pecca è che mangia un po' di filato, in quanto è creato per l'appunto da questi punti puff a 4 gettate, quindi comunque ha un consumo abbastanza pronunciato. Comunque è molto bella la maglia e io vi consiglio di farla perché è veramente molto bella e particolare. Direi che passiamo alla sigla e poi vi do le ultime info prima di partire con il progetto. Devo fare qualche specifica perché questa maglia è di una facilità estrema e quindi adatta anche alle principianti nonostante sia lavorata, perché la parte davanti dà un grande margine di variazione delle taglie. Perché questo? Io ho mantenuto un multiplo di 4 su tutti e 4 i lati. Come potete vedere ci sono i 2 raglan davanti e 2 dietro, quindi sono 4 lati. Per avere uno scollo quadrato ho adattato il multiplo di 4 su tutti e 4 i lati. Non è obbligatoria questa cosa, il multiplo di 4 a voi interessa averlo solo sulle maniche, quindi la parte centrale non è necessario che abbia un multiplo. Io l'ho mantenuto per via dello scollo quadrato, ma se voi avete bisogno di una maglia che sia leggermente più ampia, potete tranquillamente mettere multiplo di 4 su una spalla, multiplo di 4 sull'altra spalla e davanti e dietro montare le maglie che desiderate. Quindi io sono partita con 80 maglie, con 80 catenelle, voi per esempio potreste partire con qualsiasi numero di maglie, l'importante è che sulle spalle abbiate il multiplo. Al centro non è necessario. Detto questo, devo fare una specifica anche sugli aumenti. Io ho fatto la mia maglia per una taglia 44. Io sono una taglia M, quindi ho mantenuto la taglia 44 e ho fatto degli aumenti che poi vedremo insieme. Se è necessario che non abbiate questa pendenza sulle spalle, quindi se avete una taglia più grande, vi consiglio di non scendere perpendicolarmente, ma scendere un po'
più retti, quindi la maglia aumenterà più velocemente. Perché questo? Perché se no, per avere taglie più grandi vi servirà scendere di molto prima della chiusura dello scalfo manica. Vedete, io qua l'ho tenuto piuttosto a pipistrello, quindi comunque sono scesa molto sotto lo scalfo manica. Normalmente io tengo 18 cm, qua ce ne saranno almeno 30, 25-30, quindi sono scesa molto per lo scalfo manica. Se voi volete una manica principalmente più stretta e quindi scendere meno e allargare molto più velocemente, vi sarà necessario fare più aumenti sotto sui raglan. Ecco, scusatemi, sui raglan io ho fatto una maglia, 2 catenelle, una maglia. Voi potreste fare 2 maglie, 2 catenelle e 2 maglie alte nel raglan, come potreste decidere di farne 3. Insomma, vediamo insieme come fare, ma per l'appunto potrete variare il numero di aumenti, perché sempre non avete necessità di mantenere il multiplo anche sul davanti e sul dietro, quindi rimarrà molto facile variare la taglia di questa maglia. Direi che ho parlato abbastanza, passiamo subito al progetto. Io ovviamente ho montato come sempre la mia solita catenella di campioncino. Voi sapete che il progetto iniziale l'ho fatto con 20 maglie per ogni lato, quindi sono 80 maglie. Vado a chiudere in cerchio la mia catenella. Ricordate sempre di mantenerla dritta, altrimenti il lavoro si storta. Quindi, appurato che è dritta, la vado a chiudere in cerchio ed ora vado a fare 1, 2 e 3 catenelle più una catenella di separazione. Carico il filo, salto una catenella di base e nella successiva vado a fare una maglia alta. Di nuovo una catenella di separazione, salto una catenella di base, nella successiva vado a fare una maglia alta e ripeto fino a fine giro. Catenella, salto una catenella di base, nella successiva maglia alta. Proseguo fino al termine del giro. Concluso il nostro giro, non facciamo altro che fare l'ultima catenella e contando 1, 2, la terza catenella di inizio giro vado a chiudere con una maglia bassissima. Abbiamo così terminato il primo giro. Nel secondo giro dobbiamo andare a lavorare creando gli angoli ed è proprio in questo momento che voi avete delle variabili. Allora, io in questo foro andrò a creare il mio primo metà angolo, metà perché lo andrò a concludere poi a fine giro. Se voi siete una taglia superiore alla M, vi consiglio all'interno di questo foro, come in tutti gli altri che determineranno gli angoli, non andare a fare come ho fatto io, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, ma fare 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Perché questo? Perché avrete bisogno di un allargarsi della maglia molto più pronunciato. Di conseguenza, dovendo lavorare su maglia dispari, vi servirà o una, come ho fatto io, maglia d'aumento per lato, oppure 3 per rimanere sul dispari. Io in questo momento ovviamente vado a farne soltanto una, come ho fatto per il mio modello principale, quindi faccio una maglia bassa e 2 catenelle che sarà la prima maglia di inizio giro, dopodiché vado a calcolare dove mettere gli angoli, quindi io ho 24 fori, vado a dividere per 4, quindi saranno 12 maglie per ogni giro e le vado a contare ovviamente contando anche il primo angolo. Quindi questa è la prima, lavoro maglia su maglia, vado a fare la seconda, lavoro nel foro ed è la terza, su maglia ed è la quinta,
nel foro ho la sesta, su maglia ho la settima, nel foro ottava e così via, io fino alla 12ª, voi fino alla 20ª. La maglia prima dell'angolo sarà ovviamente sopra alla maglia alta, quindi non subito nell'angolo, perché nell'angolo, in quello che sarà il nostro angolo, sarà distribuito sull'altro lato, sul prossimo, quindi questo angolo lo distribuiamo, lo contiamo su questo lato, mentre il prossimo nel prossimo lato, quindi ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tenete presente che io ho creato solo 3 multipli per il mio campione, voi conterete 20 maglie se inizierete con le 80 o via dicendo per ogni multiplo in più. Quindi questo sarà il nostro prossimo angolo. Io vado a fare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Ripeto, se avete bisogno che allarghi di più la vostra maglia, in questo foro andrete a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, quindi dovrete lavorare in questo modo. Questo lato invece lo lavoreremo in modo diverso perché è quello lavorato. Quindi ho fatto il mio angolo, faccio la mia catenella di separazione, carico il filo, nel prossimo foro entro e getto una volta, getto, rientro nel foro, pesco e riesco, getto, entro ed esco, getto, entro ed esco. Carico il filo, esco da tutto lasciando solo un occhiello sull'uncinetto. Vedete? Questo era l'occhiello che avevamo, questo è il filo gettato che viene passato attraverso tutte le maglie. Ora chiudo i 2 anellini insieme, faccio una catenella e passo nel prossimo foro e vado a fare una semplice maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo e rifaccio in questo foro quello che ho fatto nel primo, quindi entro, pesco il filo e tiro su bene, carico, entro, questo per 4 volte, carico, entro, esco, tiro bene, carico il filo, vedete questo non dobbiamo passarlo, lo lasciamo separato, carico il filo, esco da tutti e 2, catenella di separazione e voilà, prossima maglia alta. Tenete presente che gli stessi blocchetti sottostanti che avete occupato qua dovete occuparli da questa parte, quindi ne abbiamo occupati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, non contate l'angolo perché fa già parte dell'altro giro e quindi 1, 2, 3, 4, 5 e stiamo andando a fare l'ultima nocciolina, quindi catenella di separazione, entro, pesco, entro, pesco, entro, pesco, entro e pesco. Chiudo tutto lasciando 2 occhielli, chiudo e faccio la catenella di separazione. Quindi questo sarà l'angolo che io vado a fare con una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. Ricordate che ogni lato è uguale, quindi contate sempre i forellini, gli archetti, ricordando sempre che partite da un angolo e finite nel foro prima dell'angolo, quindi ogni lato ha il suo angolo. Quest'angolo fa già parte del prossimo lato. Noi usciremo dall'angolo in questo modo, senza la catenella di separazione, quindi abbiamo fatto l'angolo, lavoriamo la prossima maglia su maglia senza catenelle di separazione perché questo lato è tutto pieno, quindi andiamo a lavorare le maglie che mancano e maglie su maglie, quindi andiamo a riempire gli spazi contando sempre che siano le maglie del vostro lato. Io proseguo e ovviamente vado avanti così per tutto il giro.
Fatte le maglie che mi servono per arrivare al prossimo angolo, ci sono arrivata e nuovamente lavoro una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta all'interno di questo foro e ho fatto l'angolo che verrà contato ovviamente in questo lato. Sono di nuovo alla parte lavorata perché vedete alterniamo un lato pieno, un lato lavorato, un lato pieno e un lato lavorato. Qui dove c'è il lato lavorato ovviamente dobbiamo fare la catenella di separazione, quindi catenella di separazione, entriamo nel primo foro, faccio le mie gettate, quindi vado a creare le mie noccioline. Esco da tutto lasciando sempre un filo sull'uncinetto, chiudo e faccio una catenella. Prossimo foro, una maglia alta semplice, catenella di separazione, di nuovo nocciolina, 1, 2, 3 e 4. Chiudo tutto, chiudo anche le 2 maglie, catenella di separazione, maglia alta semplice, catenella di separazione, vado a fare la mia ultima nocciolina nell'ultimo foro, quindi 1, 2, 3, 4. Esco da tutti lasciando un cappietto, chiudo, catenella di separazione, vado nell'angolo, vedete questo è l'angolo, faccio la maglia che manca, dopodiché carico il filo sull'uncinetto e vado a chiudermi sulla terza catenella di inizio giro, proprio qui. Allora, ecco qui. Faccio in questo modo così mi ritrovo già al centro del mio angolo. Come vedete sto lavorando un lato lavorato e un lato semplicemente a maglia alta. Adesso ve lo faccio vedere così, vedete? E sta iniziando ad aumentare. Partiamo quindi col nostro terzo giro. Terzo giro. Ci alziamo con 3 catenelle e sarà la nostra prima maglia alta e metà angolo. Quindi adesso senza catenelle di separazione andiamo a lavorare tutte le maglie così come si presentano. Quindi abbiamo lavorato questa, andiamo a lavorare la prossima e quindi andiamo a farci tutto il lato di maglia alta e mi sembra che non sia necessario che io vi faccia vedere il giro di maglia alta. Io proseguo lavorando tutte le maglie sottostanti così come si presentano. Lavorate le mie maglie alte così come si presentano, andiamo a lavorare anche quella che era la maglia dell'angolo sottostante, quindi andiamo a lavorare anche lei, vedete qua c'è il forellino, nel foro vado a fare i miei aumenti così come li volete fare a seconda della vostra taglia, quindi io farò una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Dopodiché, siccome questo è il lato lavorato, farò la catenella di separazione per uscire dall'angolo, quindi la variante è questa, che dove abbiamo il lato pieno non c'è nessunissima catenella di separazione, andiamo subito a fare l'angolo, mentre sul lato lavorato abbiamo sempre la catenella di separazione in uscita. I nostri giri saranno alternati, quindi io ho lavorato un giro con noccioline, adesso vado a lavorare un giro senza noccioline. Quindi cosa faccio? Carico, entro tra la maglia alta dell'angolo sottostante e la nocciolina, quindi qua si crea l'archetto e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, tra la nocciolina e la prossima maglia c'è un foro, vado a farci una maglia alta, catenella di separazione, di nuovo tra maglia alta e nocciolina c'è un foro, vado a fare la maglia alta, catenella di separazione, di nuovo tra nocciolina e maglia alta vado a fare una maglia alta, quindi procedo così fino al prossimo angolo e ci siamo arrivati. Vedete? Abbiamo fatto il nostro giro semplicemente a rete senza noccioline. Siamo arrivati all'angolo, sono sul lato della lavorazione, quindi faccio una catenella prima di entrare nell'angolo e vado a fare normalmente il mio angolo. Una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Senza fare catenelle vado a lavorare sulla prima maglia alta e quindi inizio a lavorare tutte le maglie sottostanti così come si presentano.
In questo modo io andrò a lavorare fino al termine del giro, quindi faccio questo lato tutto a maglie alte, dopodiché rilavoro questo lato nello stesso modo in cui ho lavorato questo e ci vediamo al termine del giro. Finito anche questo giro, sappiate che i giri sono sempre uguali, quindi dovrete fare sempre il giro con la nocciolina e il giro solo con la maglia alta e andrete avanti fino allo scalfo manica, che dovrà essere, se decidete come me di farla un po' pipistrello, di 25-30 cm, quindi uno scalfo manica molto molto sceso. Se invece volete che sia più alto, vi fermerete attorno ai 18-20 cm, quindi di scalfo manica. Lo scalfo manica lo calcolerete quindi dall'altezza del collo fino all'altezza dove arriva il raglan. Vado avanti io un pezzettino da sola e vi faccio vedere poi come si calcola l'altezza dello scalfo manica. Io ho fatto il mio campioncino, come vedete. Adesso vi faccio vedere come calcolare l'altezza dello scalfo manica. Quindi qua c'è l'angolino del raglan, voi fate questo e io per esempio adesso sono a 6 cm e mezzo, voi ovviamente dovrete arrivare almeno 18-20 cm. Ovviamente dovrete anche avere la larghezza per chiudere. Per quello, se a voi questa curva, questa pendenza per le maniche non fosse sufficiente, perché ovviamente così abbiamo meno aumenti, quindi ci vuole più giri di lavorazione per arrivare anche alla circonferenza. In quel caso voi nell'angolo farete più aumenti, come detto prima. Come fate a capire se siete arrivati alla circonferenza che vi serve? Semplicemente prendete la circonferenza col centimetro della vostra parte più ampia, che può essere fianchi, seno, addome, e la dividete a metà. In questo caso, vedete, io qui ho 12 cm, è un campioncino. Mettete che voi abbiate una circonferenza di 60 cm, sapete che dovrete tenere 30 davanti e 30 dietro. Quindi prima di chiudere io metto sempre qualche centimetro in più, perché dipende dalla vestibilità che voglio ottenere. Se voglio una maglia aderente li tengo giusti, se voglio una maglia comoda attacco ai centimetri che mi occorrono altri 2 centimetri, 1,5-2 centimetri comunque all'incirca, per avere una maglia un pelino più abbondante. In questo caso io voglio che la lavorazione piena, quindi la lavorazione tutta maglia alta, sia sul davanti o sul dietro. Voi potreste anche decidere per esempio di tenere davanti la parte lavorata e avere le maniche tutto a punto pieno. È una vostra scelta. Io preferisco seguire il mio lavoro originale, quindi fare in questo modo. Mi sono messa il marker qui per delimitare e delineare il mio angolo. Quindi adesso faccio la mia prima maglia alta e vado a farmi tutto il mio giro, quindi tutto il mio lato di maglia alta lavorato normalmente, come se non dovessi chiudere la mia maglia. Giunta al mio angolo, quindi al momento di dover chiudere lo scalfo manica, nell'angolo, per mantenere il multiplo, vado a fare 2 maglie alte. Metto sotto lo scalfo manica almeno un multiplo, perché se voi andate a chiudere in questo modo senza maglie sotto lo scalfo manica potrebbe farvi difetto, quindi almeno 4 catenelle le vado a mettere. 1, 2, 3 e 4. Se necessitano più maglie perché siete arrivati allo scalfo, all'altezza dello scalfo, ma non avete la circonferenza, potete metterne quante volete, ovviamente rispettando il multiplo di 4. Quindi abbiamo 2 maglie nell'angolo che formano mezzo multiplo, 4 catenelle che formano un multiplo intero, e nel prossimo angolo, quello dove devo andare a chiudere, vado a mettere altre 2 maglie alte per concludere il multiplo
che c'era nell'altro angolo, e in questo modo abbiamo chiuso il nostro scalfo manica, vedete, con anche un pezzettino per dare gioco alla manica. Faccio nello stesso modo dall'altra parte, quindi vado a lavorarmi tutto il mio lato pieno e vi faccio rivedere come si chiude sotto lo scalfo anche dall'altro lato. Arrivati al prossimo angolo da chiudere, entro, faccio le 2 maglie alte, 1 e 2, le catenelle che avete deciso di fare, io in questo caso 4, e anche sul progetto principale ne ho fatte 4, quindi 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, vedete questo è l'angolo e ovviamente una maglia l'avevamo già fatta sostituita dalle 3 catenelle, quindi entro nell'angolo dove ho fatto quella maglia alta, ne faccio una e mi collego con una maglia bassissima a chiudere il giro sulla terza catenella di inizio. Ecco qua, voilà. In questo modo io ho chiuso il mio scalfo manica, creando anche per l'appunto le catenelle per allargare e dare un più movimento alle maniche. Ora vi faccio vedere come continuiamo la lavorazione a spirale sul busto della maglia. Quindi ho chiuso il mio lato con una maglia bassissima, faccio solo una catenella, carico il filo e dalla maglia successiva inizio a fare il mio giro di maglia alta. Ora dobbiamo solo lavorare le maglie alte perché stiamo lavorando il busto della maglia e di conseguenza è tutto a maglia alta. Come vedete ho concluso il giro perché sono arrivata di nuovo al marker, ma non ho il gradino, quindi posso andare avanti a lavorare tranquillamente in questo modo. Ammettiamo invece che io voglia chiudere il giro, allora inizierò qualche maglia prima di arrivare al marker a fare in questo modo, quindi una maglia la lavoro a mezza maglia alta, una maglia la lavorerò a maglia bassa, l'ultima maglia a maglia bassissima e poi, se voglio essere sicura, un'altra maglia bassissima. Dopodiché io sfilerò e come vedete abbiamo concluso con lo stesso, vedete, senza scalini abbiamo concluso la nostra maglia. Ora vado a tagliare il filo, questo è un campioncino quindi non ho necessità di andare oltre, sfilerò e andrò a nascondere i miei fili. Come vedete, ecco qua, non si vede nulla. Dopodiché rifinirò con la costa 1-1. La costa 1-1 ve l'ho fatta già vedere veramente in tantissimi tutorial, quindi penso che sia una cosa facile. Adesso vi faccio vedere come invece riprendere la manica. Per riprendere la manica senza sbagliare, io vado ad agganciarmi come prima cosa ad uno dei fori creati dal disegno, quindi non andrò ad agganciarmi qui sotto lo scalfo manica, ma proprio al primo disegno, quindi al primo archetto. Vado ad agganciare il mio filo e prendendo anche la codina, io faccio così per bloccare, vado a fare le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta, così rimane un po' più spessa la catenella e la maschera meglio e vado già a bloccarmi la codina. Dopodiché faccio la mia catenella di separazione in questo modo e vedete, dobbiamo andare a lavorare in maniera alternata le nostre noccioline, quindi se sotto ce l'ho qui, salto lo spazietto, affianco, vedete? In questa rimane sotto questo spazietto, io vado a farla qui in modo da avere le noccioline alternate. Quindi vado a farmi la mia bella nocciolina nello stesso modo fatto
fatto finora, quindi esco lasciando fuori la prima asola, le chiudo insieme, catenella di separazione, prossimo foro, maglia alta normalissima, catenella di separazione, quindi vado a lavorare né più né meno come fatto fino adesso. A questo punto, essendo noi alla manica, voi avrete già imparato come lavorare in questo modo. Arrivati sotto lo scalfo manica, io ho già fatto la catenella di separazione, non faccio altro che dividere queste maglie. Quindi qua c'erano le due dell'angolo, ne salto una, vado a lavorare sull'altra e faccio la mia nocciolina. 3, 4, chiudo, catenella di separazione, ne salto una, vado sulla prossima e faccio la maglia alta singola, catenella di separazione, ne salto una, vado sulla prossima e faccio la nocciolina. Scusate, eccoci, entro stretta stretta. Posso anche metterle tra le maglie se non riesco. Io quando faccio gli agganci sotto lo scalfo mi attacco a volte tra le maglie. Nuovamente vado a fare la maglia alta singola, ne salto una e vado nella seguente, catenella di separazione, e come vedete siamo arrivati, ecco qui, alla nostra prima, ah no, ne abbiamo ancora una, scusatemi, ne abbiamo ancora una, quindi una nocciolina, perché siamo partiti con la maglia singola, voilà, catenella di separazione, mi congiungo sulla terza catenella di inizio giro con una maglia bassissima. Quindi abbiamo ricreato il disegno anche sotto la manica. Andremo avanti a lavorare come fatto finora per tutta la nostra manica. Arriverà però un certo momento in cui noi dobbiamo fare delle diminuzioni. E come facciamo queste diminuzioni? Le diminuzioni le faremo sempre sul giro della nocciolina, perché faremo in questo modo. Ora faccio il giro tutto a maglie alte alternate alle catenelle, vi faccio vedere come si fa la diminuzione. Ho chiuso il mio giro, come potete vedere, e qui devo fare la mia prima maglia alta, quindi sono sulla maglia alta chiudendo con una maglia bassissima, entro all'interno di questo spazio e faccio una maglia bassissima per portarmici al centro. Dopodiché faccio 1, 2, 3 catenelle per la prima maglia alta e una catenella di separazione. Mettiamo che noi dobbiamo già iniziare con le diminuzioni per stringere la nostra manica. Che cosa facciamo? Carichiamo il filo sull'uncinetto, vado nel prossimo foro dove io dovrei fare la nocciolina e faccio una gettata, prendo il filo, la seconda gettata, prendo il filo, mi sposto nel prossimo foro, quindi divido a metà la mia nocciolina facendo 2 gettate in un foro e 2 nell'altro. Chiudo tutto, catenella di separazione, nel prossimo foro faccio normalmente la mia maglia alta. Io così ho fatto una diminuzione perché ho occupato 2 fori sottostanti con una sola nocciolina. Qui l'ho fatta un po' molle, fatela un po' più sostenuta. Dopodiché catenella di separazione, la prossima la faccio normalmente. Se invece richiedono più diminuzioni, perché potreste voler stringere in maniera più drastica, fate più volte questa lavorazione durante la manica. Ora maglia alta, catenella, vi faccio rivedere la diminuzione, quindi entro nel prossimo foro, 1, 2, carico, entro nel prossimo foro, 1, scusate, 2, chiudo il primo tempo, chiudo il secondo tempo, catenella di separazione. Come vedete abbiamo già tolto 2 fori. Io vi consiglio di toglierne 2 per la simmetria del lavoro, però non è necessario. Quindi vado a fare le mie noccioline fino alla fine della lavorazione. Vi chiedo scusa, questo è un campione, quindi è molto stretto e rischio di prendere la parte dietro.
vado a chiudere il mio giro come fatto finora. Arrivate a fine giro, chiudiamo come abbiamo sempre fatto, quindi sulla terza catenella di inizio giro andiamo a chiudere il nostro giro di lavorazione. Come vedete, la manica inizia a stringere, quindi sarà questo quello che dovete fare fino alla fine della manica. Io vi consiglio, se fate un pezzo di manica senza diminuzioni, di mettere il marker sul primo giro di diminuzione e scrivervi come avete diminuito per fare l'altra manica nello stesso modo. Vedete che qua già sta stringendo. La diminuzione la faremo sempre sul giro dove c'è la nocciolina. È molto più semplice, quindi un giro sì e un giro no, ci sarà la diminuzione. Per quello potete decidere se togliere una nocciolina alla volta o toglierne direttamente due, a vostro gusto. Ora vi faccio vedere come ho rifinito il collo e nello stesso modo si rifinisce anche il fondo della nostra maglia. Questo, ricordate, è un campioncino, quindi io vi faccio vedere solo i punti salienti della maglia, perché poi avete gli input per farla di qualsiasi taglia. Per rifinire il collo della nostra maglia non dobbiamo fare altro che inizialmente lavorare tutte le maglie che troviamo sottostanti con una maglia alta, quindi ci agganciamo nel primo foro, facciamo una maglia alta, poi lavoriamo sulla maglia alta e facciamo una maglia alta dentro al foro, maglia alta, sulla maglia alta. Siccome è la catenella potrebbe essere difficile, avete un'alternativa: o agganciarvi sulla maglia o mettere due maglie al centro della catenella. Io preferisco agganciarmi sulla maglia per evitare che vengano buchini tra le maglie. Arrivati al termine del giro mi congiungo con una maglia bassissima sulla terza catenella di inizio giro, quindi ci congiungiamo come ci congiungiamo sempre e partiamo con il giro di bordo. Il bordo si fa in questo modo, quindi mi salgo con 3 catenelle e calcolerò questa maglia come una maglia a rilievo dietro, quindi devo fare una maglia a rilievo davanti. Mi inserisco tra le due maglie, passo dietro e concludo la maglia alta. La prossima è a rilievo davanti, quindi devo passare tra questa maglia e la prossima da lavorare in questo modo, così, vedete? Estraggo il filo e concludo la maglia alta. Faccio vedere un'altra volta: rilievo davanti, quindi mi infilo l'uncinetto dal davanti verso il retro, passo dietro alla maglia da lavorare, estraggo il filo e concludo la maglia. Rilievo dietro, quindi passo dietro alla maglia che devo lavorare in questo modo e faccio il rilievo dietro. Nel giro successivo si lavorerà nello stesso modo, lavorando sul rilievo davanti, il rilievo davanti, sul rilievo dietro, il rilievo dietro. Quindi vado avanti così per tutto il mio giro, una davanti e una dietro. Il risultato che otterremo è questo, quindi un foro, e poi ho semplicemente fatto 2 giri di maglia a rilievo, una davanti e una dietro, lavorando nel secondo giro il davanti sul davanti, il retro sul retro. Ve lo faccio vedere meglio nel bordo in basso. Ecco qua, nel bordo in basso io semplicemente ho fatto 1, 2, 3, 4 giri e questo è quello che viene, un bellissimo bordo che sembra quasi quello fatto coi ferri. Mentre i polsi io li ho semplicemente chiusi a normalissima maglia bassa, ho fatto l'ultimo giro a maglia bassa perché avendola lasciata a 3/4 e non volendo che stringesse troppo attorno al braccio, l'ho semplicemente chiusa così. Vedete, si vede la diminuzione della manica ma senza il bordino. Il bordino di rifinitura a costa l'ho fatto solo sul collo e sulla parte bassa della mia maglia, dove andrò ad applicare una bellissima etichetta Fungo Label.
In questo caso, per farla essere meno invadente possibile, io ho scelto l'etichetta fucsia e la metterò sulla maglia fucsia. L'andrò proprio a cucire su su una delle maniche in questo modo, così ci sarà la mia personalizzazione senza che si veda troppo e che sia invadente. Ovviamente potrete scegliere il colore che meglio credete. Se volete che si veda, potrete optare per altri colori, ma veramente molto molto carina. La mia maglia fucsia è finita. Io spero che sia stato chiaro questo tutorial, anche se io registro sempre su campioncino per farvi vedere meglio i passaggi, quindi spero che sia stato chiaro. Vi invito ad andare a visitare lo shop Mercerie Taglia Artisan per trovare questo bellissimo filato calicò di lana gatto. In descrizione vi lascerò tutte le misure alla maglia, il quantitativo di filato e tutti i link utili per realizzare la mia fucsia. Vi invito quindi ad andare a visitare lo shop Mercerie Taglia Artisan, lo shop Fungo Label per le etichette personalizzate. Io vi saluto e vi abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Ciao da Luci, a presto!